Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andremo a parlare di un nuovo prodotto che è questa e-bike della Evercross. Quindi iniziamo a fare l'unboxing di questo prodotto per capire cosa ci troviamo dentro la scatola. Dentro la scatola ci troviamo la nostra bici smontata, dobbiamo assemblarla, abbiamo iniziato a togliere i primi pezzi di polistirolo. L'impacchettamento è ottimo perché viene con del polistirolo bello gonfio, quindi se per caso i corrieri la sbattono a destra e a sinistra non dovrebbe farsi nessun danno. Quindi diciamo come impacchettamento già è ottimo e va bene. Ora andiamo a togliere tutte le nostre fascette e a togliere quello che è la bici, il corpo bici di per sé e tutti i vari componenti, così vi elenchiamo con che pezzi viene smontata, come bisogna montarla e cosa bisogna montare. Cosa abbiamo nella scatola? La nostra bici che viene già con la batteria inserita, la ruota da montare davanti, il parafango anteriore da montare, il sellino, una pompetta in caso buchiamo o si ci sgonfiano le gomme per gonfiare le gomme. E poi qua ora man mano che la montiamo ci sarà da aggiungere, da montare il faretto che è smontato, che va nel bulloncino qui. Guardiamo cosa abbiamo qua nelle scatole, ma direi che nella prima, in questa qua, ci sarà tutto quello che è l'accessoristica per montare. Vediamo. No, qua c'è il caricabatterie come non detto. Caricabatterie che è 54 volt 2 ampere. Ok. E poi abbiamo l'altra scatola dove ti danno già la catena, cioè ti danno più cose e meno cose, non ho ben capito come funziona. Poi ti danno il campanellino da montare, due fascettine e una chiavetta per assemblare il montaggio della bicicletta, fondamentalmente, con questi qua che c'ha tutte le varie brugoline, cacciaviti, multiutensili. E qua cosa abbiamo? C'è anche le bussole. C'è tutti gli arnesi per montarti la bici o fare manutenzione in autonomia, ecco. Quindi facciamo pulizia delle scatole, questo via, questo lo apriamo, via. Qua ci sarà poi la password che sarà la prima, sono i 6, 4, 3, 5 zeri e poi si mette quella che si vuole. Andiamo a mettere in primis i pedali, così ce li togliamo già anche di mezzo, già che ce li ho in mano, e iniziamo il montaggio della nostra e-bike. E gli ultimi due accessori che mancavano all'appello, appunto, pompetta per gonfiare le gomme e libretto di, presumo, istruzioni di montaggio e garanzie eventuali con scritto, sì, c'è le varie garanzie, la sicurezza, smaltimento delle cose, tutte le cose che già sappiamo, dove, come smaltire, come fare il tutto, garanzie e quant'altro, la carica della batteria, tutto quello che troviamo in qualsiasi cosa ormai si compra, ecco. Questi li lasciamo da parte, andiamo col montaggio dei pedali. Ricordatevi che la maggior parte delle volte, come in questo caso, il pedale di sinistra si avvita al contrario, nel senso di rotazione al contrario che i classici bulloni o viti. Una volta montato il parafango, alzato il manubrio, messo il nostro manubrio anche alla parte alta, bisogna staccare un attimo i connettori perché il filo se no non ci arriva a metterlo sopra, o prima di infilare il pezzo finale del manubrio che si regola in altezza non lo tiriamo su da qua, glielo infiliamo prima, è indifferente, se no si staccano i due spinottini che hanno il loro
la loro freccia, quindi non si può mettere al contrario, c'è l'indicatore di come va messo, quindi è molto semplice. Quindi una volta messo il manubrio, abbiamo messo il parafango, ora poi andiamo a tirare, ci teniamo con la pinza, mettiamo in bolla la luce, ma lo facciamo dopo, quando abbiamo messo la ruota e tenendo la bici dritta per mettere al più dritto possibile la nostra luce anteriore. Ora ci appoggiamo la sella, prendo il nostro lucchettino, per il momento la mettiamo al minimo, registrata al più basso possibile. Andiamo a chiudere il nostro moschettone, ok, e andiamo a mettere la ruota davanti. Prendiamo le chiavi per la ruota. Prima di metterci però la ruota, nell'anteriore già che è smontata, ci andiamo a mettere i cutter infrangenti, almeno viene più comodo lavorarci confronto a quella dietro che è già montata, che siamo un po' più scomodi. Sono 2 per ruota perché ce ne danno 4, quindi 1 e 1, 2, ok, mi raccomando che c'ha più o meno un verso, e ti danno tutti i bulloncini. C'è già il filetto, no? La ruota anteriore dobbiamo togliere il perno che ti danno loro originale, che glielo mettono per tenere bloccata la forcella, e andiamo a mettere il perno che ci danno. Bisogna ricordarsi che ci va il dado, la rondella, questo separatore piccolo e questa qua che va poi incastrata qua sopra, vedete? Allora il separatore va internamente e questa qua, quando va qua, tac, c'è il forellino, vedete che ha questa asoletta. Il separatore però va dentro perché è un distanziale per tenere la nostra ruota a giusta distanza dalla pinza del freno. Quindi mettiamo anche il separatore dell'altra, ma dobbiamo andarla a inserire nella ruota della bici, quindi bisogna metterlo così. Ok, e andiamo poi a fare il serraggio. Controlliamo di aver messo bene nel buchetto la nostra linguettina di qua e anche dall'altro lato, e poi andiamo a tirare. Mi raccomando, controllare anche bene che abbiamo inserito il disco in mezzo alle 2 pastiglie della nostra pinza freno. Mi raccomando che, perché se per sbaglio le 2 pinze, le 2 pastiglie sono da un lato, potrebbe inserirsi male il disco. Ora prendiamo le nostre chiavi che ci danno in dotazione, dovrebbero essere queste, 15 e 15, e andiamo a tirare i nostri dadi. Okay. E gli diamo il tiro, questo di qua a salire e l'altro a scendere, così li abbiamo stretti praticamente tutti e 2 allo stesso modo. Ok, controlliamo tirandola su che la ruota gira liberi, che non sia frenata dai cuscinetti o da quant'altro. Diamo 2 pinzate al freno e vediamo che sia tutto perfettamente in linea. Andiamo avanti con il montaggio di... no, basta, c'è i 2 carteri frangenti della ruota dietro. Ora che abbiamo messo la ruota, andiamo a fare il serraggio del nostro parafango con il nostro faretto, di cercare di metterlo il più dritto possibile. Con una pinza teniamo il dado dietro. Ora lo mettiamo prima in battuta, qui vi mancheranno delle mani mentre l'assemblate, perché ci vorrebbe una mano che tenga il faretto, una mano che tiene il parafango e 2 mani che tirano, quindi servono 4 mani. Controlliamo che l'abbiamo messo dritto e l'abbiamo messo storto, però non l'abbiamo stretto al massimo, quindi ok. E poi l'inclinazione, vabbè, quella si può regolare dal bulloncino laterale. Quindi quella l'abbiamo stretta, ricontrolliamo per sicurezza che sia ben stretto il bulloncino, perché poi non sembra, ma con le bici si ha sollecitazioni, vibrazioni e si può mollare tutto, quindi è sempre meglio controllarlo più volte. E posso anche dirvi, ogni tot di chilometri che fate con le vostre bici, controllate tutti i serraggi dei bulloni che avete montato, sia voi e sia quelli che erano originali, perché almeno siamo tranquilli che non rischiamo di farci del male noi o del male altrui, o comunque di danneggiare la nostra bici, perché è normale che con le vibrazioni, le strade, i buchi
i dossi che si prendono, si possono allentare dei bulloni. Quindi periodicamente fare manutenzione, gonfiare le gomme, controllare i freni, la bulloneria, ingrassare la catena. Questo è consigliato su qualsiasi mezzo sia. Finito il nostro unboxing di cosa c'era nella scatola e del montaggio della nostra bicicletta, finito di fare questo, andiamo ad aprire il pedale che si c'è chiuso, perché i pedali si chiudono per quando la vogliamo schiacciare e tirare su per chiuderlo, e poi basta mandarlo in posizione, c'è una molla. Serriamo i bulloni dei pedali che non abbiamo ancora fatto, che dovrebbe essere con la 15 anche questi. Quindi bulloni stretti, ruota stretta, parafango stretto, manubrio a posto. Nel manubrio troviamo anche una scala che è la stessa che possiamo trovare anche nel nostro sellino. C'è una scala che in teoria, presumo, io non sono espertissimo di bici, ma in base al numero che si mette sul posteriore è lo stesso che bisogna metterlo qua sul manubrio, che dovrebbe coincidere con l'altezza per quando la utilizziamo. Quindi sella più o meno dritta l'abbiamo messa, sì. Manubrio, vi facevo vedere, c'ha la regolazione dell'altezza, possiamo tirarlo più su e più giù, e vedete che abbiamo una scala. Non andate troppo su per non lasciare i cavi tirati al massimo, quindi c'è il massimo qua, però il mio consiglio, lasciatelo magari a 2, i cavi rimangono morbidi, non si tira niente. Ora noi per fare le prove tutto lo mettiamo giù al minimo, che è l'altezza. Proviamo un attimino a salirci sopra, io calcolate che sono alto. Molliamo il manubrio sopra, c'è un altro blocco che lo giriamo sotto sopra, lo mettiamo all'altezza desiderata di come vogliamo le leve dei freni. Io non consiglio dritto, ma consiglio un po' più in giù, però quello ve lo registrate come volete. E anche centrarlo destra-sinistra, che dovremmo essere più o meno così, e come discesa lo metterei così per il momento. Poi è una registrazione che basta mollare il questo e si fa. Consiglio: non state sempre lì a togli, metti, muovi, perché è roba che col tempo si usura e poi non tiene più, non fa forza. Quindi bisogna anche stringere questo, io lo metterei anche un pelino più in qua, perché sennò ci picchi con le dita, che è il nostro schermo di computer di bordo che ci indica tutte le funzioni, scarica della batteria, velocità, tutto. Ora poi lo vediamo assieme. Andiamo a tirare i bulloni, che una brugola, un esagonale. Il sellino è anche ammortizzato. Non è ammortizzata sul posteriore la bicicletta, ma abbiamo, non so se si nota sotto i miei pantaloni, il movimento che fa il sellino. Sì, sì, c'è la molla sotto il sellino. Sì. Finito l'assemblaggio anche dei cartarifrangenti posteriori sulla ruota, terminato l'assemblaggio di tutti i nostri componenti cartarifrangenti della ruota posteriore, possiamo anche notare che la bici possiede anche un cambio della Shimano a 7 rapporti, una corona anteriore e 7 sul posteriore. Subito dopo il cambio, qua sopra abbiamo la nostra batteria, dove c'è un indicatore blu che ci indica il tappino per la ricarica e l'interruttore qua della batteria, quanto livello abbiamo, oltre allo schermo che abbiamo sul davanti. Abbiamo poi bisogno della chiave per estrarre la batteria e per accendere la nostra bici. Per estrarla andiamo sullo sblocco e lei viene via e si tira via carrellino. Per l'avviamento andiamo nella posizione on, che è qua. Infiliamo la nostra chiave, se andiamo giù così sblocchiamo la nostra batteria. Quando la rimettiamo andiamo su off, poi andiamo su on. Teniamo premuto il nostro bottone di azionamento e si accenderà il nostro display. Da qui possiamo vedere i chilometri calabici, che sono 0, lo stato della batteria, a quanto abbiamo l'assistenza della nostra pedalata assistita. Qua possiamo andare a aumentare i nostri livelli da 1 a 3. Questo è il nostro schermo, e per accendere la luce anteriore teniamo premuto il più, si accenderà il nostro indicatore e potremo vedere che abbiamo il nostro LED acceso che ci fa luce. Ora poi sarà da orientare quando c'è buio, ma questa è la nostra luce, sembra un bel faretto a LED. E anche sul posteriore possiamo notare che abbiamo una luce accesa. Ora unboxing fatta, test dell'assemblaggio fatto, quello che dovevamo parlare l'abbiamo detto, ci è rimasta solo una cosa da fare, il test su strada. Quindi andiamo a provarla e vediamo su strada come si muove. Come annunciato, finito il montaggio, siamo a fare il test su strada, vediamo le sue capacità,
come si comporta sulla pista ciclabile e su un manto d'erba come sterrato. Vediamo come funziona la sua sospensione anteriore, vediamo come si comporta il suo motore da 250 watt e via dicendo. Quindi proviamola, mettiamoci in movimento e capiamo il tutto. Da qua innanzitutto accendiamo il nostro computerino, possiamo andare a cambiare i nostri 3 livelli di assistenza pedalata, dalla 3 che è la più potente, alla 2 che è medio, all'1 che è il minimo, o se no possiamo anche tenerlo a 0 che è solo una bici normale a pedalata normale. I chilometri d'autonomia dipendono sempre dal livello di assistenza che si utilizza e dalla forza che mettiamo noi sulla pedalata. È chiaro che più noi utilizziamo il motore, più diminuisce l'autonomia che abbiamo in chilometri. La casa costruttrice dichiara che con un peso di 75 kg, utilizzata comunque con tanta nostra forza e poco assistita, possiamo raggiungere fino ai 90 km di autonomia. Invece in condizioni più critiche, ovvero che facciamo più utilizzo del nostro motore elettrico, scendiamo a 50 km di autonomia, che è già un bel chilometraggio, perché 50 km sono già abbastanza. Io che poi non sono abituato a pedalare, direi che non li farò mai 50 km in una tirata sola. Quindi ora vediamo come si comporta su strada. Andiamo a mettere il nostro livello di assistenza a 1 per vedere come va la nostra bicicletta. Noi diamo il colpo di pedalata e lei poi ci assiste fino a una velocità di 18, perché poi sento ora che sgancia, che faccio io fatica. Quindi livello 1, 18 km/h. Ora ci giriamo, torniamo verso di là che c'è la luce, la mettiamo in modalità 2 e vediamo come si comporta. Modalità 2 impostata, aumentiamo la nostra pedalata e aumenterà la nostra velocità, io credo fino a 22-23. È il limite della seconda potenza. Spostandola sulla potenza numero 3 si alza a 30. È leggermente superiore al limite consentito, ma anche perché qua siamo un po' in falso piano discesa, quindi ci sta che raggiunga un po' più la velocità, perché 25-26 sono i limiti che hanno per legge per poter circolare senza problemi. Ora facciamo anche un pezzo di off-road. Andiamo un po' sull'erba e vediamo con una mano. Direi che anche con una mano a 24 km/h si può sostenere. Ammortizza bene la gomma, comunque non abbiamo ancora controllato la pressione delle gomme, quindi non sono sicuramente in pressione, ma si comporta molto bene. Abbiamo il doppio frenadisco anteriore e posteriore a cavetto, però frena molto bene, la bicicletta ha una bella frenata, anche con una mano frenando si riesce a tenere il controllo senza problemi. Questa è la sua linea, direi che ha una linea molto bella. È anche piegabile, perché possiamo, dal centro c'è lo snodo, si chiude a 180 gradi, si tira giù il manubrio e rimane larga dal dietro a qua, è un po' più larga di larghezza ma molto più corta di lunghezza. Direi che è un'ottima bici, soprattutto per chi ha un camper che gli spazi sono magari un po' ridotti, potrebbe andare molto bene. Il peso non sono leggerissime, perché siamo intorno ai 30 kg, ma se calcoliamo al peso della ruota posteriore con il motore, se pensiamo anche al peso della batteria stessa e poi di tutta la bicicletta, perché per avere robustezza, ok, ci sono materiali che sono molto più validi e pesano meno, carbonio, alluminio, però che sono extra leggere, ma aumentiamo i prezzi. Questa è, direi, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciamo il link in descrizione per chi la vuole acquistare, che ha uno sconto senza problemi. Ci sono diverse colorazioni, ci sono, se non ricordo male, anche diverse potenze e diversi modelli. Quindi voi entrate nel link dell'azienda, della Evercross, e nel loro sito potete trovare tutti i loro prodotti e cercare quello che più vi piace a voi. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e seguiteci per nuove esperienze, nuove avventure e nuovi prodotti che possiamo fare le recensioni per voi, provarli per voi, e voi, se vi sta bene, ve li comprate.